tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video precedente abbiamo imparato a tradurre the best and the worst and better and worse in italiano. Oggi invece impareremo a tradurre more in italiano. More in italiano può avere differenti traduzioni. Può essere più, può essere di più, può essere in più. Molto spesso queste tre traduzioni possono creare tanta confusione quando si tratta di tradurre more, perché spesso gli studenti si chiedono quale delle tre devo scegliere per tradurre more in questa frase. In realtà è più semplice di quello che si pensi, infatti in questo video impareremo ad utilizzare tutti e tre in maniera corretta. Iniziamo dall'utilizzo sicuramente più ovvio e più comune di more, che è più. In questo caso non viene preceduto da preposizioni. Impariamo ad usarlo. Più si posiziona di fronte a sostantivi, aggettivi ed avverbi per comunicare che qualcosa è in maggiore quantità rispetto al solito. Facciamo tre frasi, una con un sostantivo, una con un aggettivo e una con un avverbio. Devi fare più esercizi. Devi fare più esercizi. You have to do more exercises. In questo caso esercizi è un sostantivo e più è posizionato prima del sostantivo proprio per dire che dobbiamo fare un maggior numero di esercizi. Utilizziamolo adesso di fronte ad un avverbio. Parla più lentamente. Parla più lentamente. Speak more slowly. Lentamente è un avverbio perché va a modificare il verbo, quindi parla lentamente. Se noi andiamo a dire parla più lentamente, andiamo in un qualche modo a rafforzare il nostro avverbio. Utilizziamolo adesso di fronte ad un aggettivo. Mattia è diventato più responsabile. Mattia è diventato più responsabile. Responsabile è un aggettivo perché in questo caso descrive il nostro soggetto, Mattia. Il più in questo caso va a rafforzare l'aggettivo, quindi ci dice che Mattia has become more responsible. Fino a qui penso che sia tutto chiaro perché l'utilizzo di più è praticamente lo stesso utilizzo di more nella lingua inglese. Adesso però sopraggiungono i due casi che creano maggiore confusione rispetto a quello che abbiamo appena visto. Il secondo caso che andremo a coprire è di più. Molto spesso in frasi come I have to study more o I have to work harder o I have to sleep more, le persone tendono a tradurre in questo modo: devo studiare più. Ed è proprio qui che è necessario utilizzare di più. Di più significa esattamente more, proprio come dire in maggior quantità, ma si posiziona dopo il verbo. Dunque, se prendiamo alcune delle frasi che abbiamo detto, I have to study more, la traduzione diventa devo studiare di più. Devo studiare di più. Oppure I have to work harder, I have to work more. Devo lavorare di più. Devo lavorare di più. I have to sleep more. Devo dormire di più. Devo dormire di più. Come vedete, more non è seguito né da sostantivo, né da aggettivo, né da avverbio. Segue semplicemente il verbo e la frase finisce lì. Dunque, se non abbiamo sostantivi, aggettivi o avverbi dopo, dobbiamo utilizzare di più. Ed è proprio qui che molti si chiedono: allora come utilizzo in più? Perché anche in più si può posizionare alla fine della frase. Si può posizionare sia all'inizio della frase sia alla fine della frase. Vediamo le differenze tra i due casi. Si usa all'inizio della frase per dire in addition to something o furthermore. È un po' come dire inoltre. Vi consiglio di utilizzare questo in più soprattutto in una conversazione di tipo informale. Non è molto comune nelle conversazioni formali o nelle email formali. Facciamo una frase: ho fatto 30 minuti di corsa, in più ho fatto 60 addominali. Ho fatto 30 minuti di corsa, in più ho fatto 60 addominali. I ran for 30 minutes and furthermore I did 60 abs. In questo caso in più è proprio come dire furthermore. In addition to the 30 minutes of running, ho fatto anche
60 abs. Il secondo utilizzo di in più invece è quello che crea più confusione, perché spesso si può confondere con di più. In più alla fine della frase si usa molto spesso in seguito ad un sostantivo o ad un numero specifico. Anche qui significa in maggiore quantità, però contrariamente alla quantità che noi abbiamo visto in di più, qui stiamo parlando di una quantità specifica di qualche tipo di sostantivo. In più è più facilmente comprensibile tramite l'utilizzo di alcuni esempi, quindi proviamo a fare degli esempi per capire come si utilizza correttamente. Ho fatto 70 addominali e devo farne 30 in più per raggiungerne 100. Ho fatto 70 addominali e devo farne 30 in più per raggiungerne 100. I did 70 abs and I have to do 30 more to reach 100. Come vedete, in questo caso in più è preceduto da un numero, 30. Abbiamo una quantità specifica di qualcosa, degli addominali in questo caso. Devo fare 30 addominali in aggiunta a quelli che io ho già fatto. Dunque in questo caso la quantità è una quantità specifica, per questo motivo dobbiamo utilizzare in più. Facciamo due frasi simili, una utilizzando di più e una utilizzando in più, per capire le differenze. La prima frase è I have to run more, la seconda frase è I have to run 10 minutes more. La prima è una frase generica, devo correre di più, devo correre di più. In questo caso utilizziamo di più perché more segue il verbo, ma non abbiamo una quantità specifica. Traduciamo la seconda frase, devo correre 10 minuti in più, devo correre 10 minuti in più. I have to run 10 minutes more. In questo caso invece abbiamo una quantità specifica, perché significa che devo correre 10 minuti in aggiunta a quelli che io ho già corso. Terminiamo il video con l'utilizzo di più come anymore. La struttura di anymore in Italian è questa: non seguita dal verbo, seguita da più. Facciamo una frase. Giulia non parla più con Marco. Giulia non parla più con Marco. Julia doesn't speak with Marco anymore. Facciamo una seconda frase. Andrea non vive più a Milano. Andrea non vive più a Milano. Andrea doesn't live in Milan anymore. Penso che l'utilizzo di anymore sia abbastanza chiaro, è necessario semplicemente memorizzare la struttura corretta della frase. Anche per oggi è tutto, spero che questo video sia stato utile, spero che abbiate finalmente capito la differenza tra di più, in più e più. Se questo video vi è piaciuto e se è stato utile mettete un like ed iscrivetevi al canale e come sempre se avete dubbi, domande o qualsiasi cosa potete scriverla nei commenti. Io come sempre vi ringrazio un sacco per aver visto questo video e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!